反正老弄的这严的就真不用跟他们。Più passa il tempo, più ci avviciniamo alla valle, più fa freddo. Infatti sono circondato da neve. Mañana con la mina nang la te kulombo zambo ji semba zambo ji korden da na hipo da nyambo da nyanche shi yoka azuje. Benvenuti a Leh, la capitale del Ladakh, uno stato del nord dell'India situato a più di 3500 metri di altitudine. È circondato da alcune delle vette dell'Himalaya più alte ed incredibili al mondo. È inutile raccontarvi quanto faccia freddo e come e quanto l'aria sia rarefatta, ma il motivo della mia missione, il motivo per cui sono qui, è perché questo luogo sembrerebbe essere uno degli ultimi ad ospitare una comunità molto particolare, una comunità che ha deciso di isolarsi dal resto del mondo e di ricercare qualcosa che sembrerebbe davvero difficile da comprendere oggi: la pace interiore, attraverso la meditazione, l'isolamento e le rinunce. Sto parlando dei monaci buddisti tibetani. Il buddismo tibetano nasce dall'incontro tra il buddismo Mahayana e le antiche tradizioni animiste locali. Alla base c'è l'idea che la sofferenza faccia parte inevitabile dell'esistenza e che solo attraverso la disciplina mentale, la meditazione e la rinuncia si possa arrivare alla liberazione del ciclo infinito di nascite e morti, il samsara. Per questo motivo molti scelgono di dedicare l'intera vita alla pratica monastica, abbandonando ogni legame materiale per isolarsi in luoghi remoti, lontani dal caos del mondo moderno. Qui, immersi nel silenzio e nella preghiera, studiano testi antichi, meditano per ore e recitano mantra che si perdono nel vento gelido di queste montagne. In un mondo che corre sempre più veloce, la loro scelta sembra quasi incomprensibile. Eppure, forse proprio in questo estremo distacco dalla frenesia quotidiana si nasconde una delle ultime possibilità di trovare un senso più profondo alla vita. Ho deciso di intraprendere un viaggio verso uno dei monasteri più remoti al mondo, il monastero di Puktal, nascosto tra le valli dello Zanskar in Ladakh, per provare ad immergermi nella quotidianità dei monaci tibetani e cercare di capire cosa significhi davvero vivere lontani da tutto, in uno degli angoli più isolati e mistici del pianeta. Il viaggio per provare a raggiungere il monastero non è semplice. Si parte attraversando paesaggi remoti, circondati da montagne imponenti e strade sterrate che sembrano non finire mai. Il freddo tagliente, l'altitudine e la fatica si fanno sentire, ma la voglia di arrivare fino in fondo ci spinge ad andare avanti. Ci siamo fermati per una brevissima pausa caffè. Devo dire che più passa il tempo, più ci avviciniamo alla valle, più fa freddo. Infatti sono circondato da neve e la prima parte di strada era asfaltata, la seconda invece è sterrata, ma va bene così, soprattutto perché mi raccontavano i ragazzi che in realtà questa strada è stata inaugurata recentemente, fino a un anno fa non esisteva, e per raggiungere appunto la valle ci voleva molto più tempo. Inoltre mi raccontavano che la strada è aperta soltanto 2 volte a settimana, il mercoledì e la domenica. Durante la stagione invernale tendenzialmente è chiusa, questo per garantire sicurezza, visto che c'è un rischio di frana elevatissimo e anche di valanghe. Infatti è rimasta chiusa recentemente proprio per una valanga, però che dire, siamo stati fortunati a trovarla aperta e ci godiamo il viaggio e non vediamo l'ora di arrivare. Continuiamo il cammino, ma il buio scende in fretta e il freddo si fa sempre più pungente, rendendo ogni passo più faticoso. Decidiamo quindi di fermarci a Padum, dove una famiglia del posto ci accoglie nella sua casa tradizionale. Con semplicità e calore ci offrono un pasto caldo e un rifugio sicuro, il tempo di riposare prima di rimetterci in viaggio. Sono appena arrivato a Padum, che è questa città della valle di Zanskar, in cui in realtà non c'è moltissimo, però meglio così perché fuori fa freddissimo, almeno meno 10 gradi, e sono ospite a casa di questa famiglia locale
che adesso mi sta preparando anche la cena molto gentile in cui passerò appunto la notte. Ma una delle cose più curiose che volevo condividere con voi è l'elemento più importante della casa Ladaki, che è questa stufa al centro della stanza che prende il nome di Bukari. È una stufa a legna che serve in primis per riscaldare l'ambiente, ma anche, da quello che vedo, per riscaldare cibi e acqua. Acqua che potrebbe sembrare scontato, ma in realtà in molte delle case qui in Ladakh non esistono lavelli, lavandini, non esiste neanche la doccia. L'acqua viene estratta direttamente da una sorgente sotterranea e che poi deve essere riscaldata sia per essere bevuta sia per essere utilizzata a fini igienici. Adesso è arrivata anche la cena, abbiamo del riso bianco, delle verdure che, come mi spiegavano, provengono direttamente dall'orto della famiglia, e del dal, che è questa zuppa di legumi indiana a cui poi vengono aggiunte delle spezie. Da quello che ho capito è una scena molto locale e tipica qui in Ladakh. Adesso mangiamo tutto, dopodiché andremo diretti a dormire perché domani ci aspetta una giornata molto molto intensa. All'alba siamo già in viaggio, ancora ore di macchina, tra strade sterrate e coperte di neve, fino a quando il percorso diventa impraticabile. Da qui si prosegue a piedi, lungo un fiume ghiacciato, il leggendario Chadar Trek. Passo dopo passo ci addentriamo tra le montagne e il sentiero si fa sempre più ripido, finché, dopo l'ultima salita, appare davanti a noi il monastero di Puktal. Scolpito nella roccia del Ladakh, sembra sospeso nel tempo, un intreccio di edifici antichi perfettamente fusi con la montagna. Ad aspettarmi all'ingresso c'è Chospen, un monaco lama che vive qui da oltre 30 anni. Mi accoglie con un sorriso e mi offre ospitalità per la notte nella sua stanza. Sono appena arrivato nel monastero di Puktar, e sono stato accolto da questo monaco alle mie spalle che mi ospiterà nei prossimi giorni in questa camera, che è la sua camera. È molto minimal, nel senso che è molto molto piccola, ma non manca nulla. C'è tutto il necessario per poter condurre una vita regolare, una vita normale, come d'altronde vuole la cultura buddista. Thank you. Seduti accanto al fuoco, sorseggiamo tè salato e scambiamo qualche parola. Non parlo la loro lingua, ma in qualche modo ci capiamo. Poi, con voce pacata, il monaco mi dice che è il momento della preghiera. Non mi resta che osservare, lasciandomi trasportare dal ritmo ipnotico dei suoi mantra. Dopo la preghiera, nella penombra della sua stanza, Chospen inizia a impastare acqua e farina con gesti lenti e precisi. È il momento della cena. Mi racconta che i pasti all'interno del monastero seguono un ritmo essenziale, quasi rituale. Mentre lo osservo, mi spiega che questo è un piatto semplice ma nutriente, perfetto per affrontare il freddo di queste montagne. La cena di questa sera è una specie di pasta con le patate, molto tipica. What's the name? Ladaki Kyu. Ok. Molto tipica del monastero. In realtà dovete sapere che la maggior parte dei pasti qui è realizzata con ingredienti che si possono conservare, come per esempio le patate o le farine. Questo perché durante l'inverno il monastero resta isolato, quindi è difficile per loro riuscire a procurarsi gli ingredienti. Lo fanno durante l'estate, li conservano per poi poterli cucinare durante la stagione invernale. Thank you guys. Seduti accanto alla stufa, mangiamo in silenzio. Il sapore intenso, reso speciale dalla semplicità del momento. Chospen mi racconta di quando a 15 anni è entrato in monastero.
Da allora ha vissuto qui tra preghiera e silenzio, senza mai pensare di andarsene. Finito di mangiare, nella quiete della notte, ci prepariamo al riposo. È arrivato il momento di andare a dormire. È saltata anche la luce, infatti abbiamo dovuto accendere una torcia. Ma la cosa più curiosa della notte qui al monastero d'inverno è che ovviamente la stufa non rimarrà accesa tutta la notte, quindi a un certo punto inizierà a fare molto freddo, però nessun problema perché mi sono state date 3 coperte molto pesanti che dovrebbero proteggermi dal freddo. E che dire, la notte qui è così, speriamo bene. Good night. Questa mattina siamo stati svegliati neanche troppo presto, circa le 8:30, dai Tung, che sono questi corni tibetani che hanno come obiettivo quello di risvegliare l'universo simbolicamente parlando. In realtà annunciano l'inizio della giornata e invitano tutti i monaci a partecipare alla preghiera del mattino, la puja, che come mi spiegavano durante la stagione invernale dura 3 ore, dalle 9 del mattino fino alle 12. Io non posso accedervi, non essendo un monaco, e non è possibile neanche scattare alcun tipo di foto o fare video, però date un'occhiata e immaginatevi come una stanza scura, buia, in cui i monaci cantano preghiere in una lingua almeno a me sconosciuta, che è il tibetano. Tutto ciò a ritmo di tamburi e altri strumenti che in realtà creano un'atmosfera molto rilassante. Ne approfitto quindi per esplorare il monastero e scoprire le sue stanze più importanti. Ma la mia presenza non passa inosservata e arriva fino al monaco più anziano del monastero, che chiede di incontrarmi. Mi spiegano che l'avanzare dell'età lo porta a trascorrere intere giornate nella sua stanza, immerso nella preghiera. Per questo decido di recarmi proprio da lui, per ascoltare la sua storia. 당한 민간다 히도노던데 롬 파는 집에도 고반디낭라 제집이 가도 다진 녀바도 건보도 두들 롬망담들 걔네 좀 곰바고랑 하장게 사제 제가 동바 다로 두들로도 빠 멍본 노선 주소 얼마 다 일로 전주 잘 올라 이런 공반에 달로도 빠땅네 유고다에 송데 걔네들만 냠서주 지지오도 몸부지 걔네 놈놈도 되겠네 주 전부 용건 담아 La vita dei monaci nel monastero ruota attorno al tempio e alla disciplina. La loro giornata è scandita principalmente da preghiere e studio. I monaci più anziani si dedicano principalmente alle pratiche spirituali. Pregano, studiano le scritture buddiste e trasmettono il loro sapere ai più giovani. Poi si occupano della gestione quotidiana del monastero, con lavori pratici come la pulizia del tempio e la cucina. I più giovani invece iniziano la giornata con le preghiere e proseguono con la scuola, dove studiano testi religiosi ma anche un po' di matematica e lingua tibetana. Nel pomeriggio riescono a ritagliarsi del tempo per il gioco e per supportare gli adulti nelle attività di gestione del monastero. È fondamentale sapere che alcuni dei ragazzi che entrano all'interno dei monasteri molto spesso non lo fanno per una scelta personale, ma per decisione della famiglia. Questo perché qui è un onore avere almeno un figlio monaco, ma soprattutto perché in questo modo molte famiglie riescono a garantire ai ragazzi cibo, istruzione oppure un futuro più stabile, specialmente in un luogo come per esempio la valle di Zanskar, in cui molto spesso le opportunità possono mancare. Ma la cosa più curiosa è che in realtà tutti i monasteri tibetani permettono a chiunque di entrare per la prima volta, quindi, o rientrare, quindi reintegrarsi all'interno del monastero in qualsiasi momento della loro vita. Mi spiegano che ogni bambino ha una storia diversa. Alcuni sono entrati in monastero da piccolissimi, altri più tardi.
ma tutti condividono la stessa curiosità per il mondo e lo stesso rispetto per la loro comunità. Ne approfitto per parlare con alcuni di loro e per scoprire cosa significa crescere tra queste mura sacre. Ang gomba da chi ang gomba lama chun da chi te ang ri da ki pu chora yang chi thong gomba yang ya tu chun da chi या फसे ची खंजरा या फसे ची क्रिकेट दांग फुटबॉल दांग ते yang basketball tindari खंजरा Mentre ascolto questi bambini mi rendo conto di quanto le loro risposte siano profonde e di come a volte siamo noi stessi a inseguire aspettative e bisogni che crediamo indispensabili. Osservandoli mi chiedo cosa significa vivere così. È una condizione riservata solo a chi cresce in un monastero o possiamo trovare un modo per portare questa consapevolezza nella nostra quotidianità? Per questo incontro Tenzin, una monaca maestra che mi racconta il suo punto di vista su ciò che conta davvero in un mondo sempre più veloce e caotico. Jomo lama ma cho la mimna nang la yang izu jide dang te hipe na la kazu nda thobe no zena to nda thobe no nda thobe che zen chame songol la ra sem nang la do chung choshe yale yong godna do chung choshe yo da nya bo nga mangbo masamba mangbo masana jamal khane thojom da te rang do mangbo mena chambo yo no jamala ton ta che jen don cho da nya bo jame yo nga hipo che rang wa chambo cha da nya bo yo nga hipo cha da nya bo hipo da nya bo da nya no me khame chomo lama cho che to kho kha chona da nya na da kha che no ba ma cho mañana konamina nang la te skulo bo zambo che semba zambo che khorden da na hipo da nya bo da nya che shi yo ka azu che Vivere nei monasteri dello Zanskar è stata un'esperienza che va oltre le parole. Qui il tempo scorre con un altro ritmo, fatto di silenzi, gesti essenziali e devozione. Lontano dal caos del mondo, ogni cosa sembra avere un significato più profondo. Ho incontrato monaci e bambini che, con la loro semplicità, mi hanno insegnato che la serenità non nasce dal possedere, ma dal modo in cui scegliamo di vivere ogni giorno. Per questo lascio queste montagne portando con me non solo i ricordi, ma anche una nuova prospettiva. Forse, nella frenesia della nostra vita, dovremmo imparare a fermarci, respirare e osservare ciò che conta davvero, riscoprendo il valore delle cose essenziali, il tempo che scorre senza fretta e infine la bellezza della semplicità.